meraviglia era svanita ed egli aveva dimenticato che la vita non è nient'altro che una teoria di immagini nella mente, che non c'è differenza fra quelle nate dalle cose reali e quelle scaturite da sogni segreti, e che non c'è motivo di ritenere più vere le prime delle seconde. Uno degli elementi più importanti dei miti di Cthulhu e in generale della produzione letteraria di H.P. Lovecraft sono sicuramente i sogni. Nelle opere di questo autore il piano materiale e quello onirico sono quasi sovrapponibili, diventando una cosa sola. Non è raro poi che questi sogni divengano incubi terrificanti per gli sventurati protagonisti dei racconti. Lovecraft stesso si ispirò ai suoi sogni per alcune sue storie o creature. Un esempio sono i magri notturni, esseri alati e senza volto dai corpi sottili. Sempre nelle sue storie, poi, i sogni sono uno dei principali modi per entrare in contatto con i grandi antichi, di cui abbiamo già parlato nei precedenti episodi. Ma queste informazioni sono solo la punta dell'iceberg. Dettagli, se vogliamo, poiché se è vero che nel ciclo di Cthulhu, che ha come protagonisti orrori cosmici, scienze occulte e tomi proibiti, i sogni sono un elemento secondario, prima di tutte queste creazioni, quando Lovecraft era più giovane e forse un po' meno amareggiato dall'universo, i sogni sono stati i veri protagonisti delle sue storie. Si dice che a Ulthar, oltre il fiume Sky, non si possono uccidere i gatti. E mentre guardo la bestiola accoccolata a far le fusa davanti al caminetto, non ho nessun motivo per dubitarne. Enigmatico, il gatto è affine a quelle strane cose che l'uomo non può vedere. È lo spirito dell'antico Egitto, depositario dei racconti a noi giunti dalle città dimenticate delle terre di Meroe e Ofir. È parente dei signori della giungla, erede dell'Africa oscura e feroce. La Sfinge è sua cugina e lui parla la sua lingua, ma il gatto è più vecchio della Sfinge e ricorda ciò che lei ha dimenticato. I gatti di Ulthar, H.P. Lovecraft. Ispiratosi al celebre Lord Dunsany e al suo Gli dei di Pegana, Lovecraft realizzerà una serie di storie e romanzi dai toni sì inquietanti, ma di natura fantastica e magica. Tutta questa produzione è stata in seguito denominata Ciclo dei Sogni. Le ragioni dietro questo nome sono principalmente due. Il primo è il già citato taglio fantastico e fiabesco delle storie. Il secondo è che il mondo dei sogni è una dimensione alternativa reale, ricca di meraviglie e pericoli, che farà da sfondo a molte di queste storie. È poi importante precisare che, pur essendo due cicli dal mood distinto, quello dei sogni e quello di Cthulhu sono comunque ambientati nello stesso universo narrativo. Ne consegue che il pantheon di divinità di cui parliamo in questi video è il medesimo. Il racconto Nyarlathotep è uno degli esempi più concreti. Questa storia andrà a presentare ai lettori una delle entità più terribili presenti nel pantheon lovecraftiano. Ma di Nyarlathotep e dei suoi padroni parleremo in seguito in un video dedicato. Impossibile poi non menzionare Selephais, una delle storie che più mi fece appassionare a Lovecraft in gioventù. Qui Kuranes, il protagonista della storia, arriverà a rifiutare il mondo reale, scegliendo di vivere nel mondo dei sogni, nella sua città perfetta, dove il tempo non scorre mai. Come non citare poi il mio racconto preferito di questo ciclo, I gatti di Ulthar. La storia parla di una strana città chiamata Ulthar e del particolare rapporto che i suoi abitanti hanno con i gatti. Di questo racconto non posso che consigliare l'adattamento a fumetti di Giuseppe Congedo e Antonio Montano. Il duo ha inoltre realizzato l'adattamento di altri racconti del solitario come L'estraneo o Il terribile vecchio, tutti con uno stile caratteristico che gioca con combinazioni di colori molto vivaci e cromaticamente opposti. Aggiungiamo poi che Lovecraft aveva un particolare rapporto di adorazione nei confronti dei gatti. È di dominio pubblico un simpatico aneddoto che vede lo scrittore ospite una notte dall'amico e giornalista Paul Cook.
Lovecraft passò l'intera notte seduto sulla stessa poltrona, nella stessa posizione, per non disturbare il felino addormentato sulle sue ginocchia. Ora vi sarà ben chiaro perché questi animali siano tanto presenti in questa serie di opere oniriche. E parlando di gatti, voi sapete come si chiamava il gatto di Lovecraft? Non ho una attiva antipatia per i cani, più di quanta io l'abbia per le scimmie, per gli esseri umani, i commercianti, le vacche, le pecore o gli pterodattili. Ma per il gatto ho provato un rispetto particolare e un affetto sin dai primi giorni della mia infanzia. Nella sua perfetta grazia e superiore autosufficienza ho visto un simbolo della perfetta bellezza e della spassionata impersonalità dell'universo stesso, oggettivamente considerato. E nella sua aria di silenzioso mistero risiedono per me tutta la meraviglia e il fascino per l'ignoto. Lovecraft sui gatti. 3 volte Randolph Carter sognò la meravigliosa città e 3 volte venne portato via mentre si trovava ancora sull'alta terrazza che la dominava. Riluceva dorata e splendida nel tramonto con le sue mura, i templi, i colonnati e i ponti ad arco di marmo venato, mentre fontane d'argento zampillavano con un effetto prismatico su ampi piazzali e giardini odorosi, e larghe strade passavano tra alberi delicati, urne ornate di boccioli e statue d'avorio disposte in file lucenti. Su vertiginosi strapiombi, rivolta verso nord, si arrampicava invece una lunga serie di tetti rossi e antichi frontoni aguzzi si susseguivano lungo stradine erbose coperte da ciottoli. La ricerca onirica dello sconosciuto Kadath, H.P. Lovecraft. Bisogna poi parlare di Randolph Carter e delle storie a lui dedicate. Ma chi è innanzitutto Randolph Carter? Questo personaggio altri non è che un alter ego letterario dello stesso Lovecraft e appare in diversi racconti come La chiave d'argento o La dichiarazione di Randolph Carter. Tuttavia il personaggio è noto per uno degli scritti più lunghi di Lovecraft, ovvero il romanzo La ricerca onirica dello sconosciuto Kadath. Quest'opera, ambientata interamente nelle Dreamland, ha tutti gli elementi già detti in precedenza: sogni, avventura, magia, dei, gatti. In definitiva è la somma perfetta di tutto ciò che è il ciclo onirico. Appaiono inoltre personaggi e luoghi provenienti da altri racconti, come Curaness e la sua Selephais. In questo romanzo Carter partirà per una vera e propria odissea onirica nel sogno, incontrando personaggi bizzarri, vecchi amici e oscurità a lui ostili in una leggendaria ricerca. Egli desidera trovare e raggiungere la vetta del Kadath, un monte sacro su cui si dice vivano gli dei della terra. Un essere antico quanto l'esistenza ha altri piani per il nostro eroe. Non fidatevi del caos strisciante. Anche in questo caso vi consiglio un paio di adattamenti a fumetti di questo racconto. Il primo è ad opera di E.N.J. Coulbard, autore prolifico che ha adattato diversi racconti del solitario e non solo. Con il suo tratto semplice ma riconoscibile, il suo adattamento riesce a trasmettere appieno l'atmosfera fiabesca e onirica del racconto. Se per il vostro palato il tratto di Coulbard è troppo semplice e moderno, se apprezzate qualcosa di più vecchia scuola, allora non posso che consigliarvi l'adattamento di Nevio Zeccara, che trovate nel suo volume Storie di H.P. Lovecraft insieme ad altri racconti. Ho imparato molte cose sugli altri dei, nello spazio remoto, specialmente laddove la forma non esiste ed esseri gassosi misteriosamente colorati studiano i segreti più reconditi. Il gas violetto conosciuto come Sngak mi ha raccontato molte cose terribili del caos strisciante Nyarlathotep e mi ha messo in guardia dall'avvicinarmi al vuoto centrale dove il demone sultano Azathoth mastica affamato nel buio. Anche gli antichi è meglio evitarli e se negano l'accesso alla meravigliosa città del tramonto è più saggio smettere di cercarla. Da La ricerca onirica dello sconosciuto Kadath,
H.P. Lovecraft. I sogni sono una tematica in definitiva ricorrente nei lavori di Lovecraft, una costante presente fino al termine della sua produzione. Spesso, anche nella vita, tendiamo a sottovalutare la loro importanza. Li trattiamo come inutili fantasticherie degne di ben poche attenzioni e finiamo con il dimenticarci di loro nella vita frenetica di tutti i giorni. Ma non è mai solo un sogno, o forse tutto quanto potrebbe essere un sogno. Miei cari spettatori, sono io nel vostro sogno o voi nel mio?